Bene ragazzi, allora in questo video rispondo a una domanda che mi hanno chiesto per quanto riguarda che bianco usi. È una domanda che mi è stata fatta spesso, che bianco usi, perché molti tatuatori hanno difficoltà all'utilizzo del bianco, a far restare in un certo modo il bianco, in modo soddisfacente. Allora intanto sì, è vero, il bianco è un colore difficile, ma non è, vorrei sfatare un mito, non è il fatto del bianco che è buono o non è buono, è come viene buttato, è come viene esteso la differenza, la fa, come viene esteso, e quei piccoli accorgimenti che vanno a fare la differenza. Non è una questione di bianco, perché ne ho provati diversi di bianchi e mi sono trovato abbastanza bene. Il grosso del miglioramento, il miglioramento insomma, che ho avuto col bianco è avvenuto nel momento in cui ho preso determinati accorgimenti e determinate tecniche nel metterlo. È come lo si va a posizionare sotto pelle, il punto preciso dove si va a posizionare sotto pelle, è la stesura che fa la differenza. Ma è così anche per il nero, il nero uguale, cioè i neri bene o male, sì, i tatuatori, sono stato io stesso, diventavo matto per il colore, diventavo matto perché ci vuole quel colore qua, ci vuole quel colore là, quello rimane così, ma ripeto, certamente delle piccole differenze ci sono da una marca di colore, da un tipo all'altro, da un bianco all'altro, delle piccole differenze, ma proprio minime. Ma la differenza la fa come andate a posizionarlo, come usate gli materiali, come fate tutta la procedura di lavoro. La differenza è quella. Se lo metti all'inizio, se lo metti alla fine, se lo metti durante, cioè la differenza è la tecnica. Il colore, un buon colore, e comunque ripeto, ormai sul mercato noi quantomeno in Italia siamo fortunati che abbiamo determinati colori che sono abbastanza buoni, sono abbastanza validi. Ci sono determinati controlli, ma meno male caschiamo in piedi. Ci sono paesi in cui sono obbligati a utilizzare determinati colori e non possono portarne di altri e sono molto più penalizzati di noi. Noi siamo abbastanza fortunati. Quindi ripeto, scelta ce n'è, concentratevi sulla tecnica. Il mio consiglio, più in là di qui non vado. Ma ripeto, concentratevi sulla tecnica. Non è tanto la marca che fa la differenza, ma come lo si stende. Questo è un consiglio che spero che facciate tesoro, di praticare l'osservazione. Chi non ha tempo e modo di praticare ulteriormente l'osservazione, quindi l'osservazione e specializzare la tecnica, può comunque seguire i seminari che tengo, perché se c'è possibilità, se ci sono ancora posti disponibili e c'è la possibilità, può benissimo venire ai miei seminari. Ripeto, la tecnica è quella cosa che fa la differenza, come si va a stendere, non è il colore in sé che fa questa grande differenza. Non c'è una grande differenza tra un colore e l'altro. Poi il colore scrauso, il colore scrauso ci sarà anche, il colore che proprio dici cacchio, questo qua proprio non ce n'è per nessuno, ci sarà anche. A me finora un bianco proprio scrauso non mi è mai capitato. Mi è capitato qualche cosa con dei colori che li ho visti guariti, non sono rimasto particolarmente contento, con dei gialli e con degli azzurri, qualcosa sì, sul colore sì, ma sul bianco bene o male
qualche cosa che non va tanto sul bianco, che ci rimani male, e spesso e volentieri è anche una questione di pelle della persona, perché ci sono delle pelli che tendono ad abbronzarsi, e allora lì ragazzi è già un po' più tostarella pretendere di avere dei bianchi, perché il bianco sappiamo tutti che è sottostante all'epidermide, quindi su una pelle abbronzata sopra mi farà da filtro e va a smorzare quello che è l'effetto del pigmento. Però per il resto è questione di come lo si mette, quindi io direi di non preoccuparvi più di tanto di quello che è l'acquisto di eventuali nuovi colori, quanto più di osservare molto con attenzione le procedure che andate a fare mentre effettuate appunto la colorazione col bianco. Questo è. Per il resto vi posso augurare un gran buon lavoro. Certamente speriamo di venire fuori il prima possibile da quella situazione nella quale stiamo versando, che è quella, attualmente sto registrando questo video dalla zona rossa. Speriamo di venire fuori il prima possibile da questa situazione che per molti è diventata insostenibile. Per il resto ragazzi, il consiglio è quello di approfittare di questo periodo per disegnare, per studiare, per formarsi, perché la formazione è la base del lavoro nella società. Se hai una preparazione, se sai fare qualcosa nella società, c'è qualcuno che è disposto a spendere qualche soldo per avere il tuo servizio. Se non sei capace di fare molto, allora è il momento di formarsi. Formarsi ti garantisce delle possibilità in più. Non dico che hai la certezza assoluta di trovare lavoro, perché questo non accade neanche a chi fa l'università, e sappiamo benissimo che fare l'università significa dedicare molti anni di studio. Anche questi molte volte, spesso e volentieri, non trovano ciò per cui hanno studiato. Questo è, quindi non ho intenzione di creare illusioni in nessuno, ma sicuramente se la persona si forma, studia, approfitta di questo periodo che è costretto a casa a magari studiare qualcosa in più, approfondire magari qualcosa in più, o quantomeno a disegnare, io parlo ai tatuatori, a disegnare, e poi li proporrà ai suoi clienti, certamente non avrà buttato via del tempo, che comunque sappiamo tutti che il tempo è una risorsa che non gestiamo noi direttamente, ma è qualcosa che non possiamo tornare indietro nel tempo, possiamo decidere noi, dobbiamo cercare di usarlo nel modo migliore. Quindi ragazzi, vi do un caro saluto, al prossimo video ragazzi, ciao.